Ciao ragazzi, è quasi tempo di Fiorentina-Juve, ma qua a Torino è soprattutto tempo freddo e per questo motivo inizia a sfoggiare delle bellissime, a mio modo di vedere, felpe. Bando alle ciance, passando al concreto, in tanti mi avete fatto una domanda, sia qui nei commenti che sono sempre tanti, vi ringrazio, e sia anche negli altri miei social, ovvero volete un quadro sui giocatori in scadenza nel 2020, con ovviamente riferimento alla Juventus, che sono 5, ovvero Gigi Buffon, Carlo Pinsoglio, Giorgio Chiellini, Juan Cuadrado e Blaise Matuidi. 5 casi molto differenti tra loro. Faccio un esempio. Credo che su Pinsoglio dubbi non ce ne siano. Il portiere di Moncalieri ha scelto ormai questa via da terzo, una via duratura alla Berni dell'Inter, fatemi passare questo paragone, e credo proprio che, a meno che non decida di voler tentare un'esperienza altrove per cercare maggiore minutaggio, su Pinsoglio dubbi sul rinnovo credo che non sussistano e non se ne porranno. Su Buffon bisognerà fare delle riflessioni durante i mesi, perché Buffon sembra che questo possa essere il suo ultimo anno tra i pali, ripeto sembra e va sottolineato, perché con Buffon poi l'imponderabile è sempre dietro l'angolo. Sembrava che anche al termine della sua prima esperienza juventina potesse avere un futuro dirigenziale tutto da identificare, invece poi ha scelto il Paris Saint-Germain, ha scelto di tornare a casa con il ruolo di vice Szczesny, quindi azzardi non se ne possono fare in ottica pronostici, però credo proprio che Buffon verrà valutato anche il suo status fisico dalla dirigenza bianconera, che comunque ha voluto fortemente riportarlo nello spogliatoio per consolidare così l'avvento, l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina zebrata. Riflessioni analoghe poi contempleranno anche Giorgio Chiellini. Qui purtroppo il grave infortunio che ha rimediato blocca questo discorso relativo a un prolungamento. Credo che in linea generale dubbi non ce ne siano, perché prima di questo infortunio, da quanto mi risulta, la Juventus aveva in programma tra ottobre e novembre un incontro con l'entourage del Chiello, che a questo punto verrà posticipato, ovviamente perché sia la Juve a livello di club sia il giocatore sono concentrati unicamente su una parola che si chiama recupero. E poi, se vogliamo, i casi un po' più spinosi, quelli complicati. Io credo che alla fine Cuadrado rinnoverà con la Juve. Perché? Perché Cuadrado è un giocatore duttile, è vero che la sua carta di identità non è più verdissima, però scovare un giocatore con le sue caratteristiche, investendo magari anche soldi per il cartellino, non credo che sia un pensiero che in questo momento sia molto di moda alla Continassa, dove le risorse solitamente vengono dosate per poi investire in maniera progettuale su un'altra tipologia di calciatori. Poi Cuadrado vanta la stima del mondo Juve a partire dalla dirigenza, un giocatore che è vero che nelle ultime 2 annate ha avuto parecchi problemi fisici, però se sta bene non dico che faccia la differenza, ma sicuramente offre un contributo molto utile alla causa. Curiosità invece attorno a Matuidi, che sembrava che potesse andare via già quest'estate, un esubero definito da molti di extra lusso, e che invece si è ritrovato a giocare le prime 2 partite da titolare anche con la Francia. Insomma, più viene chiacchierato in orbita mercato e più Matuidi si diverte trovando minutaggio corposo sia a livello di club che appunto con la selezione transalpina. Qua è difficile comprendere quello che farà la Juve, perché Matuidi si avvia a compiere 33 anni, ha un ingaggio corposo. Ci può stare che, avendo preso anche Rabiot, quindi seppur con caratteristiche differenti, avendo già il sostituto in casa, la Juventus questo dubbio decida di porselo per qualche mese, per qualche settimana, ovviamente il tutto analizzando anche il contributo, l'impatto di Matuidi nei dettami sarriani. Insomma ragazzi, situazioni molto aperte. Io credo che a settembre non si possano minimamente emettere sentenze, però sono anche io curioso e vi racconterò di vedere come andrà a finire questo argomento che è destinato ad appassionarci. Fatemi sapere il vostro punto di vista, a chi rinnovereste il contratto e a chi no, e ovviamente qui nei miei commenti. Soprattutto ragazzi, se siete tifosi della Juventus, iscrivetevi al mio canale YouTube e mettete like ai miei video. Un abbraccio!